Dopo poco che ero qui, mi hanno visto giocare a tennis, gioco bene a tennis, mancava il maestro della polisportiva di Mandello, chi stava guardando era un torneo tra amici e mi ha invitato se volevo fare il maestro di tennis. Io non l'ho mai fatto, ho detto sì, ho preso il tesserino, ho fatto il maestro di tennis per 10 anni, ho smesso che avevo 60 anni, facevo 6-7 ore di tennis al giorno per cui remare. Mamma mia. Ho smesso che avevo 60 anni, 7 ore, vabbè, 2 o 3 ore tiravo su una scolaresca di bambini e però dopo giocavo anche con la gente che giocava. Maestro, facciamo una partita? Sì, facciamo una partita. Il maestro deve vincere per forza. Beh. Allora, Gaspare, hai mai visto delle sfere qui in questo lago qui? sì? Hai mai visto delle sfere qui in questo lago qui? Guarda, quando mi chiedono queste cose io rispondo in una maniera molto stupida, perché credo di far ridere e non ride mai nessuno. Dico no, perché se non vedo i dischi per appuntamento non mi diverto. Però in realtà non ho mai visto niente, meno un po' di sere fa, 2 mesi fa. Chiudevo ecco il mio bagno, le finestre guardano quel lato lì. Ecco, su quella montagna lì ho visto un rettangolo di queste dimensioni come proporzioni, ma piatto e non rotondo, come un'astronave con la coda e la prua come un rettangolo, che è luminosissimo, senza rumore. L'ho calcolato alto 2 chilometri, 1500 metri come altezza, e come lontananza era su Abbadia, su quel paese là. E l'ho visto ed c'era la luna piena un po' più in là ed è passato sotto la luna. Ecco, metti che la luna sia questa, era più lungo della luna di mezza volta e come altezza sarà stato un quinto della luna. Ecco, silenzioso, e poi è scomparso dietro l'angolo e non l'ho più visto. Però sì, mi ha fatto piacere, sì, mi ha fatto piacere. Però non è che sto lì a guardare alle sere, chiudo le finestre, certe volte guardo, chiudo le finestre un attimo, guardo, non c'è niente, chiudo. Certe volte non guardo neanche, chiudo così proprio, non mi viene in mente. E tu Gaspare, hai più avuto contatti dopo la fine del caso Amicizia? Dunque, dopo la fine, ogni tanto, molto raramente, guarda, quanti anni è che è finita? Dal 78, ma noi siamo usciti Sì, nel 65. fai dal 78, non ha importanza. 78? 50 anni, sì, un po' di più. Quanti? Più di 50 anni. Sì. Ecco, in tutti questi anni avrò avuto, noi abbiamo avuto 5 volte io le chiamo toccatine di gomito, degli effetti nella nostra casa che al 99% sono stati loro, no, certe volte al 100% e per certe volte al 99% sono stati loro. Vi dico l'ultimo, anche se se sembra una barzelletta, perché dati i momenti io penso come stanno lì a farmi dei segnali così che ci vuole proprio tutta, a raccontarla sembra, ripeto, una barzelletta, pochissime parole. Ci telefona il comune di Mandello, signor Dell'Ama, sì, guardi che domani giorno dalle 9 di mattina alle 14:30 non ci sarà luce elettrica
perché ci sono lavori in corso. Grazie. Io e lei, era inverno, ci alziamo un po' presto per lavarci con l'acqua calda, poi teniamo le luci accese per vedere se magari torna prima la luce. Va bene, è tornata poi alle 14:30. Il nostro appartamento non è solo in basso, è anche sopra. Siamo sopra, lei scende a far da mangiare e poi dopo un'ora che il cibo è caldo mi chiama e io sento che mi dice: vieni giù a spegnere il forno. Il forno lo spengo sempre io perché lei fin da giovane ha la maculopatia e da un po' di anni non ci vede, il forno è buio, non è riscaldato bene, la patina, il manico della padella si è già scottato alcune volte, vengo giù io a tirare fuori le cose del forno. Allora scendo per tirare fuori il forno e mentre faccio la scala mi viene in mente che abbiamo la cucina a gas ma il forno è elettrico, per cui lei ha messo dentro le cose, ha acceso il forno che non si è acceso. Allora faccio gli ultimi scalini e dico: adesso gli faccio una bella scenata, ecco, non sei sbadata, per ridere naturalmente. Vado in cucina, mi preparo a fare la scenata, apro il forno, una vampata di calore, ma mai. Metto dentro così la mano, caldo, prendo la patina, tiro fuori la teiera, la pasta bella calda e sento una voce, io non sono telepatico, il pensiero era mio, ho pensato, così almeno avrei dovuto dire, così almeno mangiamo la pasta calda. E invece il mio pensiero ha detto, così almeno mangiate la pasta calda. Rapidamente ho detto, come mangiate? E sento una voce da donna, sottile, che dice, Siger, ma che sia? E ho connesso subito, dico, ma con tutti i grattacapi dobbiamo passare in quinta dimensione, c'è la guerra atomica, c'è la guerra in Russia, e stanno lì a guardare se io ho messo la pasta asciutta in forno che era freddo e me l'ha fatta scaldare loro, ma no, non è possibile, no, è una barzelletta che non mi sento neanche di raccontare in giro, non è possibile. Allora niente, mangiamo la pasta calda, poi telefono un nostro amico carissimo che è una, come si chiama, quelli che esperti di quelli che vanno ad aggiustare tutta la luce elettrica. Elettricista? Ecco, un esperto elettrotecnico. Ah, un elettrotecnico. E dico, senti Ambrogio, uno che gli dico il mio caso, no, ma non dico che è il mio, uno che c'ha il forno elettrico e si spengono tutte le luci e non si accendono, sono spente, per un contatto, io non me ne intendo, può accendersi il forno? No, ma non può un contatto, un'occasione, una rarità, no Gaspare, è impossibile, non è possibile. Ah, vabbè, grazie. Allora non contento telefono un altro nostro amico dello stesso mestiere, senti la stessa cosa, no, non è possibile, mi sono arreso, ho detto ma possibile che con tutte le cose che hanno a pensare guardano se lei ha acceso il forno o no, vabbè potrebbero esserci dei robot che ci guardano, ma anche quello dico, è al di là di ogni nostra, dico, raccontare una cosa così è anche, non è intelligente perché già credono poco a dire io sono stato in contatto, figuriamoci a stare qui a raccontare che ti hanno scaldato la pasta solo. Ecco. Però domani venisse fuori una spiegazione diversa, accolgo la spiegazione, se no come mai non è possibile. Poi altre volte quando ho dovuto scegliere parlo, non parlo, devo parlare, non devo parlare, ve l'ho già detto forse, un oggetto da un posto, dalla stanza, ero solo in una stanza, non c'erano finestre aperte, non c'era corrente, non c'era nessuno, è passato da un punto all'altro della stanza, scusa, e anche lì l'ho preso, siccome facevano questi segnali affermativi, ne facevano tanti altri, si accendeva la televisione da sola e mi parlavano. E ti parlavano?
mi c'erano certe cose da fare. Operative. Sì, non c'era mai niente di, raramente, certe volte anche un saluto, certe volte ero lì, mi è piovuto solo un fogliettino dal soffitto, mi è piovuto in grembo, mi è strisciato così, apro, c'è scritto Buon Natale Gasparone. Ero solo ogni stanza anche lì. Facevano delle cose graziose, ma raramente. Poi, dunque, la radio, la mia radiolina, la televisione di casa che si accendeva da sola e parlavano loro, sia che fosse spenta sia che fosse accesa, si interrompeva, entravano loro e parlavano. Poi hanno guarito. Cosa ti chiedevano, Gaspare? Cosa mi chiedevano? Cosa ti chiedevano? Delle cose da fare. Tipo? Vai su quella collina dalle ore tali alle ore dei tali, grazie Gasparone, quasi sempre cose simili. Oppure, non so, nel gruppo sì, più gentile con Giuseppe, cose così. Poi ci hanno raccontato anche una barzelletta loro. Sì. No, c'era una volta noi raccontavamo delle barzellette, poi hanno guarito 3 o 4 di noi, che la scienza non li guariva, poi una signora che ha avuto un parto difficoltoso, poi perdite, pus, dolori, e l'hanno operata loro, hanno messa su un divano, hanno chiesto soltanto un filo di rame che la circondasse, l'abbiamo comprato, l'abbiamo messo in giro, 10 minuti, è uscito pus, sangue, non ha sentito niente, è guarita. E poi tante cose venivano giù del materiale, quando non bastava la telefonata tipo vai sulla collina tal dei tali alla tal ora, dovevamo fare delle cose un po' più complicate, allora mandavano giù le bobine e noi le ascoltavamo. Tante cose ce le dicevano a voce per telepatia, certe per televisione, col telefono. La telefonata dalle basi non era dring, era dring, fino a che non staccavamo la cornetta era dring, lo facevano apposta per farci capire, ecco. Quindi e altre cose di cui mi dimentico, anche ci si dimentica anche. Poi per gli appuntamenti con i dischi volanti 8 volte. Poi cos'è che tu ti ricordi di qualche cosa che ho dimenticato? Ascolta, La barzelletta, sì. Gaspare, ascolta, dopo aver avuto un contatto così profondo, no? Un legame così profondo e duraturo nel tempo, vi ha lasciato un senso di nostalgia il fatto che si sia interrotto questo contatto? A lei sì, a me no. A me è dispiaciuto, però A me no, perché sono felice di averlo avuto. Poi, in principio, intanto, adesso non chiedetemi perché sono cose tristi, siamo usciti noi volontariamente, per cause non loro, ma di gruppo. Non sopportavo più la situazione di come venivano trattati alcuni di noi da certi anni, quindi un gruppo già allo sfascio. Ho capito che era tutto finito, non sopportavo più la situazione, non avevo il coraggio di parlare, di dire la mia a chi trovavo in colpa, in grave colpa, perché migliori di me come dialettica, come tutto, fino a quel momento, gli volevo un bene dell'anima, non mi sentivo di discutere con lui, ho preferito andarmene.
Però nella mia vita poi c'è stato Osho che mi ha rafforzato su questa cosa. Ho scelto, ci sono tante strade per cercare di evolversi, io ne ho scelta una, siccome sono un pigro ho scelto quella che mi era più congeniale, cioè non dovevo far fatiche di meditazioni, di eccetera eccetera, di preghiere, ok. Ho scelto la strada della, come si può dire, della resa totale, rendersi totalmente alla vita. Sì, c'è una cosa che non ti va, cerchi di combattere, di deviare questa cosa, però fino a un certo punto, poi se ti costa una certa fatica, preferisco accettare la cosa anche se sconveniente, accettare quello che ti manda la vita. Certo, la pagnotta, non puoi aspettare che la pagnotta capiti come capitavano i foglietti loro, devi procurartela tu, ma tutto ciò che è un di più, che fa parte un po' del tuo ego, dei tuoi desideri, anche desideri spirituali, come desiderare di conoscerli. Molti vengono qui, scusa, e mi chiedono come si fa a conoscerli, vorrei conoscerli. Sì, c'è una parte di spiritualità, di bellezza in loro che vorrebbero conoscere, ma c'è sempre una piccola anche parte di ego, vorrei conoscerli, vorrei di arrivismo, tanto più se non li conosci ti arrovelli, ti incattivisci, quel desiderio diventa morbosità, che ti allontana da loro invece che uno avvicinarti. materiale desidera la villa a Honolulu, c'era già una a Cortina d'Ampezzo, una a Viareggio, ne vuole una a Honolulu. Quello spirituale li vuole conoscere, ma a lungo andare la qualità del desiderio diventa la stessa e non va bene. Ecco, allora io è la resa totale, combatto fino a un certo punto, poi mi arrendo, per cui sono qui, mi accendono il forno e basta, va bene, mi mandano a chiamare per andare su un disco volante, va bene, mi va bene tutto, guardate, vi dico la verità perché dovrei dire delle bugie. La prima volta che ho visto per appuntamento un disco volante era di sera, le altre volte sempre di giorno, era di sera alle 11:30 a 100 metri da me, 120, non ha importanza, era ce l'hanno detto dopo attraverso la radiolina, era 22 metri di diametro, lucentissimo, però la luce non sbordava i bordi, sarà venuto da 1 chilometro di distanza fino sopra la nostra, perché eravamo 7-8 del gruppo, sulla nostra testa a questa velocità, pianissimo, silenzioso, una luce lontana a 120 metri sulla testa, 20 metri, l'ho visto così, era la prima volta che per appuntamento, quindi sapevo che c'erano dentro loro, non ho sentito, non lo dico come bravata, lo dico come difetto. Gaspare, posso farti un'altra domanda? Sì, non ho provato nessuna emozione, mi sono sentito nel qui e ora. Sai cos'è il qui e ora? È l'osservazione che dice le cose stanno così, basta. Certo. Ascolta, vi hanno lasciato prima che si sciogliesse il gruppo? Vi hanno lasciato come vi siete lasciati con questi esseri? Vi hanno lasciato con un messaggio particolare? No, sono andati via a rotta di collo. Ti hanno lasciato una registrazione. Ti Cosa ricordi? c'era scritto? Cosa dicevano in questa registrazione? Quando sono andato via io, non il gruppo. Quando siamo andati via dal gruppo? È questa la domanda. Io credevo quando sono andati via dalla terra. Sì. Ah, questa è la domanda. Sì. No, sono partiti via a rotta di collo. Poi io non facevo più parte del gruppo, per cui i particolari non li so. Quando siamo andati via noi del gruppo, io, lei e mia mamma, uno del gruppo mi ha portato un dischetto con le parole di Sigis che si rivolgeva a me.
perché io sono andato da Bruno, che era il capo, gli ho detto: Bruno, me ne vado dal gruppo. Quando siamo entrati nel gruppo non c'era nessun giuramento, c'era solo la parola d'onore che non dovevamo parlare con nessuno, non c'era nessun giuramento di fedeltà, potevamo entrare e uscire quando si voleva, eravamo liberi. Io ho detto: me ne vado, è stato lì così, un po' sorpreso perché non se l'aspettava, però dopo 2 giorni mi ha fatto avere questo dischetto di Sigir che mi parlava e dicendomi: Gasparone, sei libero di tutte le tue azioni, noi ti ringraziamo di tutto, però la tua ragione per cui te ne vuoi andare, parlane col responsabile per cui te ne vuoi andare, adesso non dico il nome, di le tue ragioni, discuti, poi se te ne vuoi andare vai lo stesso. Ci rincresce se te ne vai, ti vogliamo sempre tanto bene anche se te ne vai, ma pensaci su 2 volte, risenti queste parole 2 o 3 volte e poi decidi tu. Io ho sentito il dischetto 4-5 volte, ci ho pensato su 2 giorni, ma ero già deciso e me ne sono andato lo stesso. E cosa intendi per il fatto che se ne sono andati a gambe levate dalla terra? Perché Non sono mai andati via, dalla base sono andati via. la base, perché la base, dunque, tutto era basato su questo gruppo di 20 persone che con la loro energia d'amore, tra virgolette, perché abbiamo parlato prima, di buone intenzioni, di unione, ecco, di amicizia, di unione. Perché si chiama amicizia? Perché doveva esserci un'amicizia, almeno quella, un'amicizia sincera. Non eravamo più neanche sinceri tra di noi, nascondevamo i nostri rancori, eccetera, eccetera. Loro, il perché potevano fare certe cose da noi, era un patto con la Confederazione Galattica, in cambio noi dovevamo dare le nostre energie e loro potevano stare qui dando il limite quasi oltre il libero arbitrio, finché tutta la loro base potesse sussistere grazie alle nostre forze, non dico d'amore, di amicizia, le nostre energie di amicizia. L'aria che respiravano era erogata da strumenti nelle basi che si alimentavano, la loro benzina per tutti eravamo le nostre energie d'amore. Mancando l'unione tra di noi, un po' di amicizia, uno sfacelo totale, la nostra energia era insufficiente, le loro macchine non davano neanche più l'aria per respirare, se ne sono andate. Tutto qua. Semplice la cosa, è matematica. Certo. Ecco. Grazie.